Cari eletronauti, eccola qui finalmente a grandissima richiesta la Škoda Enyaq, il SUV ceco sviluppato sulla piattaforma MEB del gruppo Volkswagen. Dovrebbe assomigliare quindi a ID3 e ID4, ma in realtà è un'auto completamente diversa e superiore in tutti gli aspetti. Oggi ve la spiego bene, io sono Matteo Valenza, benvenuti in questo nuovo video. E anche oggi partiamo dalle dimensioni. Škoda Enyaq è lunga 4,65 metri, larga 1,88 e alta 1,62. con un passo di 2,77. La capacità del baule è di 585 litri, con gli schienali abbattuti 60-40 poi raggiunge i 1710 litri. Lo schienale nella zona centrale poi ospita una comoda botola per il passaggio degli sci e sotto il pianale troviamo un comodo alloggiamento per i cavi di ricarica. Le dimensioni di questo baule sono impressionanti, ci stanno comodamente 4 valigie. Rispetto agli altri 3 membri della gamma SUV del marchio Škoda, lo stile è completamente differente. Ad esempio, la grossa mascherina anteriore qui spicca su tutto il disegno dell'auto, chiusa con gli stelli verticali, è disponibile anche con l'illuminazione a LED che si attiva quando si sale o si scende dall'auto. In abbinamento troviamo anche i fari Full LED Matrix. Le linee tese le donano un aspetto più filante e slanciato, mentre i gruppi ottici e le prese d'aria alle estremità del paraurti rendono il look molto più aggressivo e al contempo sportivo. Il cofano è breve con un parabrezza molto inclinato e l'intero baricentro sembra spostarsi all'indietro. Gli sbalzi anteriori e posteriori poi sono molto brevi anch'essi e a prima vista Škoda Enyaq sembra molto più lunga di quanto non sia. Spostandosi sulla vista laterale notiamo i grandi cerchi. Sulle versioni base sono da 18 o 19, molto più grandi invece sulla variante sportiva, 20 e 21 pollici. I punti che risaltano di più nella parte posteriore sono la piccola pinna con lo spoiler integrato al portellone e scendendo troviamo ancora linee squadrate con diverse nervature. Al centro poi non troviamo più il logo, ma la nuova scritta Škoda. Tutto questo garantisce un'ottima penetrazione dell'aria. Il CX di Škoda Enyaq infatti è di 0,27. Un unico punto è forse che avrei preferito spostare il tergicristallo posteriore sul lato superiore, subito sotto lo spoiler, così da rendere il design ancora più minimal. Tornando all'anteriore, sotto al cofano non troviamo un vano di carico, anche se il powertrain è posteriore. Peccato, avrei preferito avessero recuperato almeno un 30 litri di Frank. Enyaq è disponibile in 3 varianti del powertrain, 50, 60 e 80. Il modello più piccolo ha un motore da 109 kW capace di sprigionare 148 cavalli con 220 Nm di coppia ed è alimentato da una batteria da 52 kWh. La versione media invece è equipaggiata con un motore da 132 kW che sprigiona 179 cavalli con 310 Nm di coppia e una batteria da 62 kWh. E la versione più spinta, Enyaq 80, monta un motore da 150 kW a 204 cavalli con batteria da 82 kWh. In tutte e 3 le versioni il motore elettrico è sincrono a magneti permanenti, montato sull'assale posteriore ed ha un peso di 90 kg. Anche la trazione è posteriore ed in termini di guida fa sì che l'avantreno non si alleggerisca in accelerazione. L'autonomia varia dai 350 km della Enyaq 50, passando ai 390 della Enyaq 60, fino ai 500 della Enyaq 80. Questi i dati della casa costruttrice, ma per essere più precisi vi rimando ad un mio consueto video di approfondimento dei consumi, in uscita nei prossimi giorni, quindi iscrivetevi per rimanere aggiornati, è gratis e mi aiuterebbe molto a crescere su YouTube. Continuiamo parlando di accelerazione che varia da 0 a 100 da 11,3 secondi a 8,5 nella versione più spinta, la Sportline 80. Direi bene per un SUV da circa 2075 kg, e anche se come abbiamo visto ci sono altri SUV che la superano, ma l'accelerazione non è tutto e voi lo sapete benissimo. Per quanto riguarda la velocità massima è limitata a 160 km/h per tutte e 3 le versioni, una scelta sicuramente volta alla sicurezza su strada.
Parliamo ora di ricarica. La batteria può essere caricata in AC fino ad 11 kW. La ricarica rapida invece permette di spingersi fino a 125 kW di potenza massima. Questo dato si traduce per la batteria da 82 kWh in circa 38 minuti per caricare dal 5 all'80%. Sicuramente interessante, ma rendere il caricatore Superfast in DC un optional mi sembra la scelta sbagliata. Certo, di serie avete quello da 50 kW, ma per avere la ricarica a 125 kW dovete spendere 540 euro. Spostiamoci ora verso l'interno del SUV elettrico di Škoda. L'ingresso è keyless e una volta a bordo si nota subito l'enorme lavoro fatto sia per il design che nella scelta dei materiali. La plancia ospita il monitor più grande mai montato su una Škoda, 13 pollici con stile a tablet e una fluidità di funzionamento che non tradisce mai, ed un ricchissimo menu dal quale controllare ogni aspetto della ENIAC, e quando disponibili il sistema riceve aggiornamenti via internet grazie alla SIM integrata. Subito sotto troviamo le bocchette dell'aria condizionata e pochi pulsanti fisici. Stupisce invece per la sua diagonale ridotta da 5,3 pollici il Visual Cockpit della strumentazione digitale, con una grafica essenziale ma forse troppo. A completare la dotazione tecnologica troviamo anche un volante multifunzione non troppo grande, molto bello, in pelle traforata e riscaldabile. Sul tunnel centrale poi ci sono due caricatori wireless verticali, portalattine, selettore di marcia, freno a mano, porte USB ed un piccolo vano portaoggetti. Tanti sono gli optional come il clima a 3 zone, l'infotainment connesso, i sedili riscaldabili, i finestrini con ottimizzazione acustica, il tetto apribile, l'accesso keyless, le palette dietro il volante, la guida assistita e tanto altro ancora. Il modello che guidiamo oggi ha tutti questi optional che ovviamente ne fanno lievitare il prezzo, ma la cura dei dettagli di Škoda è veramente ammirevole. Credo che questo sia il SUV elettrico più ricco e piacevole che io abbia mai guidato. Tutti i rivestimenti sono morbidi ed hanno una trama molto particolare, nulla infatti è lasciato al caso. I centimetri abbondano in ogni direzione e neppure il quinto posto è scomodo, perché il pavimento è praticamente piatto. Niente tunnel di trasmissione significa maggiore libertà di movimento per il passeggero centrale posteriore, e come vedete non ci sono affatto problemi di testa e gambe, anche per una persona di altezza superiore alla media. A conclusione, prima di salire a bordo per farci un giro, vale giusto una menzione: l'app di Škoda, tramite la quale potrete controllare da remoto l'autovettura pianificando le ricariche, accendendo il climatizzatore, eccetera eccetera. Ciao Andrea, dimenticavo! Ciao Matteo! Allora, siamo a bordo della Škoda ENIAC. Sì. Tu ancora non l'avevi vista, è la prima volta che la vedi. Prima volta che la vedo. Come ti sembra? Mi piace. Grande cura dei particolari, dei dettagli. Allora, una trazione posteriore che però va da Dio. Va veramente da Dio. E poi con la selezione sul volante della frenata rigenerativa a 3 livelli con le palette è fantastico. Tenuta di strada senti, ottima, Ma senti come tiene la strada, Senti, fa paura. veramente. Poi tra l'altro con la modalità individual si può impostare un po' come vuoi, con lo sterzo duro, l'accelerazione sport, Sì. Oppure normal, insomma. È bello anche questo fatto che ti diano la possibilità di impostarla un po' come vuoi, anche se hanno fatto un ottimo lavoro, perché a livello di sospensioni è veramente ottima. Com'era lo slogan? Škoda? Simply clever. E infatti la Škoda è veramente simply clever, ragazzi. Ci sono un sacco di vani dappertutto e sono molto intelligenti. Qui davanti abbiamo un piccolo vano per, non so, le chiavi o il telecomando del cancello. Poi abbiamo anche il vano per riporre l'ombrello. Sì, esatto. Fantastica questa cosa. E invece dietro nel portellone abbiamo un vano per riporre il raschietto per quando si ghiaccia il parabrezza. Poi sono tutti rivestiti questi vani, in modo che così non sbattono le cose dentro. È proprio rivestito internamente con una specie di materiale morbido al tatto, in modo tale da attutire un po' tutti questi bim bum bam delle chiavi, tutte quelle cose lì. E di questo grande tablet vogliamo parlarne? Veramente risalta tantissimo, anche perché è completamente a sbalzo. Sembra quasi che si possa staccare e portarlo via, invece no, è fisso. Però è super comodo, anche se non è orientato verso il guidatore, comunque si riesce bene a spippolare. Poi con il sistema vocale, di assistente vocale,
quasi tutte le funzioni insomma sono coperte, quindi non è un grandissimo problema dover sempre utilizzare il display. Poi con questo volante multifunzione, con tutti i tasti necessari per fare praticamente tutto, non c'è neanche la necessità. E poi sono tasti fisici, non touch, quindi il comando lo senti quando... Esatto, sì. Tra l'altro questa rotellina qui mi piace veramente tanto. E a proposito di volante, ragazzi, non so come dirvelo, cioè è veramente della dimensione giusta, né troppo grande né troppo piccolo, tagliato sotto. E poi tutto traforato, riscaldabile, perché c'è il tasto direttamente sul volante per Esatto. riscaldarlo. Sembra quasi un volante sportivo. Sì. Hai un bel feeling Un bel quando... grip. Sì, è proprio un bel grip. Non è morbido, ma è comunque si sente, bello, mi piace. L'unica cosa che forse potevano fare più grande è lo schermettino Il qui, il quadro strumenti. È un po' piccolino, diciamo che è lo stesso che monta Volkswagen ID4. Per il resto però, vabbè, sì, il software assomiglia a quello di Volkswagen, Sì. però qui è molto più veloce. Sì, beh, il design comunque del cruscotto è 2 volte più bello rispetto a quello di Volkswagen. Che cosa possiamo dire di queste poltrone? Che sono veramente delle poltrone queste. Il sedile, cioè allora, io non credevo che Skoda avesse un livello qualitativo così alto. Se togli il marchio veramente sembra di entrare veramente in una macchina premium. 9 airbag, dotazioni di sicurezza pazzesche, 94% ai test delle Euro NCAP per gli adulti e 80% per i bambini. Ma cioè veramente Skoda ha fatto un ottimo lavoro. Beh sì, troviamo il front assist, il lane assist, il collision advice assist, cruise control adattivo, il turn assist, e poi cos'altro? Beh, il si parcheggia park da assist, sola. sì, quindi puoi parcheggiare longitudinalmente e trasversalmente. E poi anche i fari anteriori e posteriori a LED. Sì. Full matrix. Insomma, io ne sono rimasto veramente soddisfatto. L'accelerazione non manca. Adesso noi siamo a bordo del modello più potente ed anche se non è 4x4, avendo la trazione posteriore fa sì che non si alleggerisca l'anteriore, come invece fanno tanti altri SUV. E poi essendo trazione posteriore, le ruote davanti danno soltanto la direzionalità. Quindi non sono soggette a forze esterne, esatto, che la vanno a mettere in difficoltà, magari esatto, in un cambio repentino di direzione. Esatto. E come di consueto, eccoci a fare i conti. ENIAC è disponibile in 3 versioni, 51, 58 o 77 kWh e come detto prima sono tutte a trazione posteriore. Le 58 e 77 sono disponibili in varianti Executive o Sportline. Qui accanto in sovraimpressione trovate la tabella con i costi di ogni variante. Vi basti sapere però che parte da 35.950 euro per la 50 fino a 50.350 euro per la 80 Sportline, ma si può arrivare fino a circa 63.000 euro nella full optional. La versione che avete visto oggi in questo video è tra le più accessoriate e il suo prezzo di listino è di 61.610 euro. Tutte le versioni, ad eccezione della 51 kWh, possono essere guidate da neopatentati. Sì, sembra un controsenso, ma è così. La più piccola non può essere guidata dai neopatentati. E come dicevamo durante la prova su strada, l'auto è ben molleggiata e insonorizzata, tantissimo lo spazio offerto e i comandi sono intuitivi e a portata di mano. I materiali e le finiture sono di buon livello e gli interni valgono veramente tutti i soldi richiesti. La ENIAC poi è agile e si gira in un fazzoletto e come tutte le elettriche il motore risponde subito. I 204 cavalli paiono decisamente molti di più. Ma anche ENIAC non è assente da difetti. Ad esempio il caricatore super fast, che è optional. In un'auto così comoda, che può anche affrontare lunghissimi viaggi, meriterebbe di essere di serie e purtroppo anche qui non troviamo la frenata rigenerativa one pedal, anche se risulta comunque comoda la frenata rigenerativa che regola da sola l'intensità, ma da assiduo elettronauta mi manca la possibilità di guidare usando solo il pedale destro. E per finire, sì, generalmente il sistema multimediale è un fulmine, ma alcune volte abbiamo rilevato alcuni lag. Confidiamo comunque in futuri aggiornamenti del software che comunque potrebbero portare anche la one pedal. Non sarebbe la prima volta che lo aggiungono con un aggiornamento. Se siete indecisi, comunque ragazzi, ve lo posso dire con una certa sicurezza. ENIAC è decisamente il SUV più bello che abbia mai guidato fino ad ora e ne ho guidati davvero molti. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ringrazio Skoda Italia e Saottini, la concessionaria di riferimento del gruppo Volkswagen di Brescia, per la prova di oggi. Lasciate un like e mi raccomando, commentate e condividete numerosi. Noi ci rivediamo molto presto con un prossimo video.
Ciao elettronauti!